Il sole. Il sole è la cosa di cui ho più paura. Ma anche delle credenze perverse di alcune persone verso gli albini. Un bambino albino a maggio è stato attaccato e i suoi organi sono stati asportati ed è morto. Sto raccontando dettagli sempre più macabri su questo business degli albini. Il mercato nero qui ha dei prezzi altissimi. Ogni parte del corpo ha un valore. Pensate che tutte queste parti insieme arrivano addirittura a una cifra esorbitante di 70.000 euro. Dietro di noi c'è un uomo legato a un albero attraverso una catena. Situazione surreale. Sai, ci sono due motivi per i quali gli albini vengono uccisi. Il primo è l'ignoranza. Il secondo è la superstizione. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Quanti di voi hanno un amico albino? O meglio, quanti ne avete visti nella vostra vita? Questa potrebbe sembrare una domanda molto peculiare, però non qui, in Tanzania, dove vive il maggior numero di albini al mondo. E quella che potrebbe sembrare solo una curiosità genetica, in realtà qui è molto di più. Albinismo vuol dire stregoneria, magia nera e purtroppo anche una violenza inaudita, perché qui la storia che vi voglio raccontare oggi è molto forte. Forse sarà difficile anche da comprendere, perché gli albini in Tanzania, in questa parte del mondo, sono cacciati come prede. Si pensa che il sangue, le ossa e la pelle degli albini possano essere utilizzate per creare delle pozioni che portino ricchezza e salute. E pensate che gli albini qui vengono visti e percepiti come dei fantasmi e che quindi sia normale, quasi accettato, poterli uccidere. Questa purtroppo è la realtà degli albini, che vivono in costante paura di essere attaccati, di essere vittima di attacchi del genere. Immaginatevi quanto possa essere difficile per un albino nascondersi qui, in Africa. È praticamente impossibile e quindi loro vivono nella costante paura di essere attaccati. Tranne in un posto, c'è un'isola remota dove gli albini si nascondono e vengono protetti. E noi stiamo andando proprio lì per incontrare ed ascoltare le loro storie. Ma prima lasciate che vi spieghi meglio. Nel cuore dell'Africa orientale, circondato dalle acque senza tempo del lago Vittoria, c'è un'isola che pochi conoscono, Ukerewe. Qui su questa terra remota si nasconde una delle comunità più perseguitate in Africa, gli albini. Negli ultimi decenni è diventato un rifugio dove uomini, donne e bambini albini cercano protezione da una caccia spietata che li perseguita in tutto il continente africano. Soprattutto in Tanzania l'albinismo è avvolto in credenze popolari e superstizioni. Si pensa infatti che gli albini abbiano poteri magici e che parti del loro corpo possono essere utilizzate in riti di stregoneria per portare fortuna o guarigione. Queste credenze hanno trasformato gli albini in prede, perseguitati e mutilati per alimentare un oscuro commercio di parti magiche. E così, sin dall'infanzia, crescono con la consapevolezza di dover fuggire o nascondersi. E proprio Ukerewe è diventato il loro rifugio, un'ultima linea di difesa perché è difficile da raggiungere. Qui possono cercare di vivere senza il terrore costante di essere rapiti o mutilati. E nonostante sappiano che nemmeno qui possono abbassare la guardia, in mezzo a questa paura cercano qualcosa che al mondo esterno può sembrare impossibile: la felicità. E prima di raggiungere l'isola di Ukerewe, noi siamo qui in questo villaggio a 30 km da Mwanza per incontrare dei ragazzi locali che sembra ci possono portare da un vero stregone, almeno qualcuno che ci possa spiegare bene questa pratica disumana. Eppure qui in Tanzania è illegalissimo ovviamente, ma il 50% della popolazione crede ancora in queste pratiche, in questa stregoneria, a causa chiaramente dell'ignoranza, della mancanza di istruzione e della povertà. Quindi queste pratiche sono ancora radicatissime e diffuse in tutta la popolazione. Attendiamo il calare della notte per poter entrare nel villaggio, immersi in un buio che sembra avvolgere ogni cosa. Qui siamo lontani da tutto e da tutti e dobbiamo solo sperare di aver riposto la nostra fiducia nella persona giusta. L'unico che ha accettato di accompagnarci qui è Ruby, un ragazzo del posto di religione rastafariana. Si batte da tempo per proteggere gli albini, cercando di sensibilizzare la sua gente e sfidando credenze che li vedono come prede. Immagina di vivere
sapendo di essere una preda. E magari il tuo miglior amico, il tuo vicino può arrivare a tradirti e ucciderti solo per soldi. Da quando sono nato fino ad adesso, che ho 29 anni, non ho mai visto un funerale di una persona albina. Penso che sia per paura. Le persone pensano che facendo il funerale possono attirare qualche stupido che nei giorni successivi può fare qualcosa alla salma. Loro... Sì, possono rubare il corpo perché credono che le sue parti siano un affare, che è una cosa fottutamente stupida. Ci dobbiamo fidare, non sappiamo realmente dove stiamo andando. Le persone con cui siamo però ci stanno raccontando dettagli sempre più macabri su questo business degli albini. Ci stanno raccontando che il mercato nero qui ha dei prezzi altissimi per le parti del corpo degli albini. Per esempio le dita, le mani possono valere 2-3 mila euro, un braccio può valere 5.000 euro, una gamba 7.000 euro. Mi sembra assurdo parlarvi di questo, però ogni parte del corpo ha un valore. Pensate che tutte queste parti insieme arrivano addirittura a una cifra esorbitante di 70.000 euro qui. Quindi persone con delle cattive intenzioni possono arrivare davvero a fare qualcosa di disumano per guadagnare dei soldi. Ci hanno anche raccontato che i genitali alcune volte vengono utilizzati come portachiavi. Pensate un po' all'assurdità. Abbiamo camminato per mezz'ora nel nulla, nella foresta, per arrivare fin qui. È un villaggio disperso, remoto, lontano da Mwanza, che è la città più grande qui, perché dovevamo raggiungere uno stregone, lo stregone che ci hanno detto che è il più potente. Speriamo che lui ci possa accogliere per raccontarci che cos'è la stregoneria qui e come è collegata all'albinismo. Non sarà facile, vediamo molta riluttanza nel parlare di questo argomento, nessuno ci racconta veramente cosa pensa. Però speriamo che lui almeno ci accolga. Adesso lo dobbiamo aspettare qui, ci hanno detto di attenderlo qua in questo cortiletto e speriamo che lui ci possa dare delle informazioni. È una situazione poi surreale perché questo villaggio è comunque il punto di riferimento per tutte le persone che hanno dei problemi mentali o comunque dei problemi di salute, ed essendo lui uno stregone, quindi un dottore magico per loro, vengono portati qui tutte le persone con dei problemi. Dietro di noi c'è un uomo legato a un albero attraverso una catena. Situazione surreale. Dopo aver atteso che finisse un rito propiziatorio, lo stregone ci accoglie. Con nostra sorpresa, però, scopriamo che lo stregone è una ragazza giovanissima. Uno stregone è lì per lo scopo di aiutare le persone, non per uccidere gli albini. Gli albini sono esseri umani esattamente come noi. I pazzi che fanno queste pratiche non sono nemmeno stregoni. Quando parli con loro capisci subito che hanno paura delle autorità, capisci subito che non sono affidabili. Sicuramente i veri stregoni non temono la legge. Un vero stregone ha un permesso speciale per esercitare e segue con scrupolo gli ordini del governo. Invece le persone che fanno quelle cose sporcano il nostro nome, sono persone malvagie. Arrivano addirittura a uccidere per le loro magie e il nome degli stregoni viene accostato a quello degli assassini. Quando queste persone vengono catturate, giurano di essere state mandate dalle streghe, ma la stregoneria non ha mai fatto cose del genere. Il vero stregone è sulla terra per aiutare le persone. Quelli che hanno altri scopi all'infuori di questo sono solo dei truffatori. Così giovane, ma così saggia e potente. Tutto il villaggio pende dalle sue labbra. E fortunatamente lei sembra usi i suoi poteri solo per il bene delle persone. Sai, ci sono due motivi per i quali gli albini vengono uccisi. Il primo è l'ignoranza. Il secondo è la superstizione. Per esempio, alcune persone che lavorano nelle miniere credono che per trovare dei minerali preziosi serva una parte del corpo di una persona albina. Quindi quegli stregoni gli dicono di portargli parti del corpo che appartengono a un albino.
Le persone pensano, oh, quando avrò una parte del corpo di un albino diventerò ricco, quando avrò questo sarò ricco. Quindi le persone che provengono dai villaggi o da zone remote non sono ben consapevoli di cosa stanno facendo. Per esempio è successa una cosa 2 o 3 mesi fa. Un padre ha ucciso la sua stessa figlia a Bukoba. L'ha uccisa perché gli è stato detto di farlo, senza nemmeno avere nulla in cambio, solo una promessa. Quando la uccideremo, la venderemo e avremo i soldi. Cosa provi quando vedi un albino? Ho un caro amico albino. Molti di loro hanno poca fiducia in se stessi. Si sentono diversi. Voglio dire, si sentono diversi rispetto alle altre persone. Si vedono come persone con una disabilità. Mi spiego. Per quanto ne so, l'albinismo non è una disabilità, ma una condizione che può semplicemente capitare di avere. Puoi pensare esattamente come una persona non albina, camminare allo stesso modo, avere le stesse abilità, forse persino migliori. Penso semplicemente che a loro manchi qualcosa, ma non credo assolutamente che abbiano superpoteri. Non ci credo. Non ci sono differenze. L'unica è il colore, ma non ce ne sono altre. Se lui è un affare, allora lo sono anche io. Questa notte trascorsa tra riti e ombre nel villaggio degli stregoni ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Forse il problema non è la stregoneria in sé, ma chi sfrutta questa parola per arricchirsi senza scrupoli, ferendo e persino uccidendo persone innocenti. A causa di questi impostori, ormai le superstizioni sono diventate una credenza diffusa, difficile da affermare. Ora ho più domande che risposte, ma domani all'alba metterò piede sull'isola di Ukerewe, nel cuore della comunità albina, per trovare la verità. 3 ore di navigazione ci separano da Ukerewe. Sarà un viaggio turbolento perché il lago Vittoria è così vasto che in giornate piovose come questa le sue acque possono diventare davvero agitate. Nel frattempo però voglio raccontarvi come navigo io su internet. In un mondo online sempre più rischioso, usare una VPN è una scelta intelligente, ma non tutti lo capiscono, fino a quando è troppo tardi. E questo è il momento ideale per provare NordVPN, con un'offerta speciale per il Black Friday. Sconto esclusivo e 4 mesi in regalo sul piano biennale. Trovi il link in descrizione. Durante i nostri viaggi e avventure, NordVPN è sempre con noi, proteggendo la nostra connessione. Cripta i dati, nasconde il nostro IP e ci mantiene al sicuro, grazie alla politica No Logs, che garantisce che nessuno, nemmeno NordVPN, possa sapere cosa facciamo online. Ma la vera svolta? Threat Protection Pro, che non solo cripta la connessione, ma blocca malware, siti pericolosi e pubblicità invadenti. Protezione completa 24/7. E non è solo questione di sicurezza. Cambiare posizione virtuale può farti risparmiare su voli e hotel e ti permette di accedere a contenuti come serie TV e film internazionali ovunque tu sia. In più, con un solo account puoi proteggere fino a 6 dispositivi. Perfetto per il tuo laptop, tablet e per chi ami. Come sempre vi lascio un link in descrizione per provare NordVPN e navigare in totale sicurezza, ma adesso torniamo alla nostra storia. Al nostro arrivo ci accoglie Vedastus, uno dei leader della comunità albina. Ha una grande missione qui sull'isola: dare rifugio e speranza a quanti più albini possibile nel centro di protezione che è stato costruito proprio ad Ukerewe. E ora stiamo andando proprio lì. È sicuro per un albino vivere ad Ukerewe? C'è una probabilità più alta che gli albini qui a Ukerewe siano al sicuro, c'è molta protezione. In questa comunità quasi non esistono casi di omicidio oppure crimini contro le persone con albinismo. Qui tutto sembra normale. Da tempo non abbiamo registrato episodi legati alle leggende sugli albini. Non ci sono stati episodi di riesumazione dei corpi, furto di ossa o altre storie simili. Qual è il tuo ruolo nella tua comunità? Mi occupo della tutela legale delle persone albine e con disabilità. Qui le leggi sono fondamentali. Senza di esse non potremo vivere in pace. La legge ci protegge, impedendo che veniamo trattati come oggetti preziosi. Quanti albini vivono ad Ukerewe?
Attualmente, secondo i dati nel nostro ufficio, ci sono circa 70 persone con albinismo qui sull'isola di Ukerewe. Appena arriviamo al centro, ci accolgono sguardi pieni di emozioni contrastanti. C'è sicuramente molta curiosità, come se la nostra presenza fosse un evento speciale. Ma c'è anche qualcosa di profondo nei loro occhi, come una traccia di paura. È un mix potente, la voglia di aprirsi, di essere visti per chi sono veramente, ma anche la consapevolezza che quel mondo esterno da cui veniamo noi è spesso un luogo che li ha traditi. È come se ogni sorriso portasse con sé un po' di timore, ma anche il desiderio di sperare ancora. Ha anche cominciato a piovere, ma è una giornata meravigliosa in realtà, perché arrivare in un luogo del genere dopo tutto quello che abbiamo ascoltato mi dà sollievo. Questo è l'unico posto in cui gli albini non si sentono come delle prede, non hanno paura di essere cacciati come animali selvaggi, perché qui sono protetti, qui possono vivere una vita normale. E adesso stiamo andando a incontrare una ragazza che ci hanno raccontato che ha appena perso i suoi due genitori per il tumore alla pelle. Qui chiaramente è uno dei maggiori rischi per gli albini. Pensate che l'età media della vita degli albini è di 30-40 anni e il rischio maggiore ovviamente è il sole. Questo è il loro nemico numero uno, se non ci fossero anche le persone che li cacciano per la loro pelle, per il loro sangue, per le loro ossa. Mi aiuti a capire cosa vuol dire essere albini? Una persona con albinismo eredita una carenza di melanina, il pigmento che dà colore naturale alla pelle, ai capelli e agli occhi. E qual è la tua paura più grande? Il sole è la cosa che temo di più, ma temo anche le credenze malate di alcune persone. La gente crede che tagliare una mano o qualsiasi altro organo di una persona albina porti fortuna e ricchezza. Già, ci sono stati diversi casi di persone con albinismo uccise per i loro organi. A maggio un bambino è stato attaccato e i suoi organi sono stati asportati e ovviamente ha perso la vita. Non pensi che sia piuttosto ironico il fatto che tu venga discriminata per il colore della tua pelle? Forse per essere troppo bianca? Sì, è piuttosto ironico. È stato molto difficile vivere in un ambiente dove è pieno di persone che ti discriminano. Quindi l'unica soluzione è perseverare, perché fai già parte di questa comunità. Questa è già casa. L'unico modo è combattere per se stessi, studiare e mostrare che si è molto di più del colore della pelle. Possiamo fare grandi cose, diventare piloti, medici, essere parte attiva della società. E come ti proteggi dal sole? Mi copro, indosso un cappello e uso una protezione per la pelle, così cerco di prevenire il cancro. Essere albino qui è difficile perché qui in Africa abbiamo un'esposizione solare fortissima. Chi vive qui rischia molto più di bruciarsi rispetto ad altre parti del mondo. Fantastico, dentro al centro c'è anche un laboratorio in cui questi ragazzi cuciono e preparano i cappelli di cui gli albini ne hanno tanto bisogno per proteggersi dal sole, perché proprio grazie a questi cappelli che hanno la visiera molto ampia riescono a non scottarsi, almeno il collo, il viso, per loro sono essenziali. Lavoro per i nostri fratelli albini. Mi fa sentire bene lottare insieme a loro per dimostrare a tutti che sono esseri umani come noi. Qui produciamo questi cappelli che poi vengono distribuiti agli albini in tutta la Tanzania. Questi cappelli con la tesa ampia sono fondamentali per proteggere la loro pelle dal sole.
La loro condizione riguarda solo il colore della pelle, ma li devi vedere come se fossero esattamente come me e te. Te lo dico perché le persone tendono a vederli come diversi, ma sono come tutti gli altri. È la società che deve cambiare prospettiva e loro devono vivere come qualsiasi altro essere umano. Oltre al sole, una sfida quotidiana per gli albini è la vista. Vedete come usano il cellulare? Perché una delle condizioni più gravi dell'albinismo è la riduzione della vista, la limitazione della vista sotto tanti aspetti. Per esempio, chiaramente non riescono a vedere bene, hanno una limitata concezione della tridimensionalità degli spazi e in più soffrono di fotofobia, ovvero un'ipersensibilità della luce, e questo non gli permette di vedere bene in tantissimi aspetti. Infatti il cellulare lo usano sempre molto vicino agli occhi. Quando sono a scuola i bambini devono sempre stare ai primi banchi perché non riescono a vedere neanche la lavagna, e in più anche nello sport non riescono a praticare lo sport perché non riuscirebbero spesso ad afferrare neanche una palla, perché non riescono a concepire il movimento, lo spazio e la tridimensionalità degli oggetti, e quindi questa è una delle condizioni più gravi. La vista per loro è uno dei punti più deboli. Il presidente del centro è una figura carismatica e rassicurante. Il suo sguardo riflette la determinazione di chi ha visto e affrontato molto, ma anche una gentilezza sincera, quella di chi ha scelto di dedicare ogni giorno alla protezione e al sostegno dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Quando nasce un bambino con albinismo, la società tende a stigmatizzarlo pesantemente. Viene guardato come se fosse qualcosa di sbagliato. Per questo noi albini di Ukerewe lottiamo contro la stigmatizzazione per tutti gli albini africani. L'obiettivo è collaborare con il governo e la comunità per costruire un ambiente inclusivo per tutti gli albini. Quali sono le paure e le difficoltà che un albino deve affrontare fuori da qui? La priorità per gli albini è la salute e il governo ha iniziato a offrire assistenza sanitaria, migliorando sicuramente le nostre vite. Le persone con albinismo hanno bisogni specifici. Devono indossare cappelli a tesa larga come quello che ho in testa, possibilmente occhiali, abiti a maniche lunghe come questi. Il tutto per cercare di proteggersi dal sole. Le persone che discriminano gli albini pensano ancora che l'albinismo sia una sorta di maledizione. A Ukerewe noi siamo un movimento che combatte omicidi e stigmatizzazione contro gli albini. Gli albini sono come chiunque altro, anche perché nascono da genitori neri che però poi li ripudiano. Qual è il tuo sogno per la comunità albina? Il mio sogno è che la nostra comunità venga accolta così com'è, con amore, per dimostrare il valore che possiamo dare alla società e al mondo. È davvero toccante scoprire che, nonostante tutto, chi vive qui conservi speranza e determinazione. C'è qualcosa di speciale in questo posto, una forza che va oltre le parole. Io ringrazio Dio per avermi fatta albina. Non mi lamento e non dubito di me stessa. Mi ha creata così e non ho mai sofferto per questo. A volte posso incontrare qualcuno che non riconosco subito e questo può spaventarmi. Ma sono felice di essere così perché mi sento unico. Sono nato così per volontà di Dio. Accettare se stessi è fondamentale per essere felici. Quando ti accetti, trovi la tua felicità. Ecco perché non posso dire che non mi piace il mio albinismo. È una parte di me, qualcosa di immutabile. Vivrà con me fino alla fine e per questo ne sono felice. Sono orgoglioso di essere albino.
Dopo aver chiacchierato e ascoltato le diverse risposte sulla felicità degli albini del centro, arriva il momento di Neema, con cui ormai siamo entrati in confidenza. Lei ci tiene particolarmente a raccontarci cosa significa per lei essere felice e cosa davvero le dà gioia in mezzo a tante sfide. Il mio più grande sogno è diventare una dermatologa di successo. Voglio diventare dermatologa perché gli specialisti sono pochi e gli albini soffrono spesso di cancro alla pelle. Spesso quando arrivano in ospedale è già troppo tardi per curarli. Il mio desiderio è quello di lavorare per la mia comunità ormai dimenticata da tempo. Ho perso i miei genitori a causa del cancro alla pelle. Hanno cercato cure solo quando erano già in condizioni critiche. Io farò di tutto per realizzare il mio sogno e diventare un bravo dottore. È davvero surreale pensare che essere albino in Tanzania significhi vivere ogni giorno come una preda. Ti svegli sapendo che per il colore della tua pelle non puoi fidarti di nessuno, perché per alcuni sei solo un oggetto magico e prezioso da cacciare, e ogni sguardo attorno a te può nascondere un interesse oscuro. Ed è come vivere una doppia vita, invisibile per chi dovrebbe proteggerti, ma troppo visibile per chi vuole sfruttarti. In realtà, però, osservandoli da vicino, capisco che ogni parola calorosa, ogni gesto spontaneo, ogni sorriso genuino di queste persone è un atto di coraggio purissimo, perché non stanno solo cercando di sopravvivere, stanno lottando per il diritto di vivere pienamente, di essere felici nonostante chi li consideri oggetti anziché esseri umani. Ed è tra loro che comprendi che, anche se il mondo li considera fragili, sono forse tra le persone più forti che io abbia mai conosciuto.